Ciao amici e amiche del segno del cancro, benvenuti, io sono Angela e questo è Exo Record. È così che mi trovate sui social. Questo è l'oroscopo del mese di marzo. Prima di iniziare saluto e ringrazio chi mi segue, gli iscritti e gli abbonati al canale. Vi ricordo che è una stesa generica, prendete solo ciò che vi risuona e se volete potete integrarla col vostro ascendente per avere qualche indicazione in più. Andremo a vedere il vostro arcano del mese, l'energia a livello personale, vedremo l'amore, coppia single, le relazioni più importanti, poi vedremo l'ambito amore, il lavoro e le finanze e i segni zodiacali da attenzionare particolarmente vi ricordo che il segno che raggiungerà più visualizzazioni nel corso del mese e nel successivo avrà un bonus di lettura, quindi mi raccomando spingete il vostro il più possibile per farlo vincere. E adesso partiamo facendo un piccolo passettino indietro per capire dove ci eravamo lasciati. Voi avevate l'arcano della forza. La forza richiede gestione massima, gestione dei propri istinti, di quelli che in qualche modo vogliono emergere prepotentemente, quindi di quelli più bassi che devono essere controllati. Quindi gestione assolutamente sì, nel senso con comprensione, anche con razionalità per cercare di non lasciarci offuscare da emozioni troppo forti oppure da situazioni difficili e complesse, quindi di prendere il controllo di noi e poi di utilizzare la nostra forza. Sì, sì, quella però legata alla delicatezza, all'amorevolezza, alla gentilezza e alla comprensione. Diciamo, solo così si può essere veramente forti e coraggiosi. E adesso andiamo avanti con il vostro prossimo arcano, quello del mese di marzo. Se vi dovessero piacere i mazzi che utilizzo nella lettura, in descrizione trovate sia le link per vederli meglio con le video recensioni e anche link per acquistarli. E adesso andiamo a scoprire il vostro arcano. Nel mese di marzo voi avete l'appeso. Un'energia, è vero, un po' particolare perché a volte indica un sacrificio, una sospensione, una fase di pausa, di riflessione o comunque di difficoltà che ci può dare un'opportunità di crescita e di evoluzione. Quando alcune situazioni sono bloccate a livello esterno, probabilmente è perché abbiamo l'opportunità di lavorare su noi stessi. Vuol dire che forse c'è un qualcosa di prioritario di cui dobbiamo occuparci. Riguarda, i nostri sogni, riguarda i nostri desideri, riguarda un qualcosa che ci portiamo dentro. Dobbiamo fare chiarezza, tanta chiarezza su quello che desideriamo veramente, perché se un qualcosa a livello esterno non sta funzionando, forse non è quello che è giusto, adatto a noi o forse quello non è proprio quello che stiamo desiderando veramente. Ecco perché dobbiamo connetterci con la nostra interiorità. Per le questioni pratiche effettivamente l'appeso ci parla di una fase di sospensione che non dipende da noi, ma da situazioni esterne, da altre persone. E quindi dobbiamo aspettare e cercare di andare a capire se si può capovolgere una certa situazione, oppure ci sta chiedendo un ulteriore sacrificio, nel senso di impegnarci maggiormente. Ecco, qui mettiamo la nostra energia per il vostro mese, andiamo a vedere questa come si riflette. È una carta difficile, questo sì, ma non totalmente negativa e non è detto che va a riflettersi in tutti gli ambiti. È ovvio che se ci sentiamo sconfortati nell'ambito amore è inevitabile che si rifletta anche nelle altre cose, oppure nel lavoro, eccetera. Diciamo, dipende. Adesso vediamo, appunto, in base alla lettura, dove possiamo trovare queste energie principali, anche quelle che andiamo a vedere adesso, perché queste sono strettamente personali, vi possono aiutare a gestire la vostra quotidianità, sapendo che all'incirca i primi 10 giorni possono essere caratterizzati da questa figura del matto, che è un imprevisto, è magari avere a che fare con una o più persone che hanno un'energia
e un atteggiamento molto altalenante, quindi difficile anche da gestire. Quindi che sia una situazione o che sia una persona, di essere pronti e preparati all'imprevisto, all'evento non aspettato. Può essere purtroppo sia in senso negativo, però anche in senso positivo. Magari invece arriva un'occasione, un'opportunità di un nuovo inizio, quindi di fare un bel reset di alcune situazioni che state vivendo e quindi rimescolare le carte e ricominciare da capo. Il fatto di ricominciare da capo e del nuovo inizio, ce lo può dire anche questo asso di spade. Qui ha a che fare con la logica, con la razionalità, con un'idea, con un qualcosa di innovativo, qualcosa di diverso dal solito, magari da mettere in moto. Quindi se c'è quella idea, se volete voi fare una proposta, se voi volete comunicare, questo è il momento giusto per farlo. È un'energia anche abbastanza tagliente, nel senso che richiede un'azione rapida, richiede una comunicazione schietta, sincera, totalmente aperta. Può aiutarvi a fare ordine, a precisare qualcosa che state vivendo. Troviamo, un'altra energia sempre legata alle spade, in questo caso di blocco però. Di blocco perché, magari, avete l'intenzione, avete l'idea, però vi sentite bloccati. Quindi cosa vogliono dire? Queste sono molto importanti. Se vi viene subito l'idea di fare, di dire qualcosa, questo è il momento giusto per cogliere l'opportunità, perché poi successivamente potreste bloccarvi per varie motivazioni e quindi poi non avere opportunità di fare al momento, diciamo, nulla. Oppure questo potrebbe essere un blocco autoinflitto, magari per timore, per paura di una reazione, oppure appunto questo blocco è totalmente personale. Quindi queste sono, secondo me, carte molto, molto, molto importanti. Abbiamo visto l'energia del blocco, come lo è quello dell'appeso, di capire se è autoinflitto o se altre circostanze sono talmente imprevedibili a livello esterno. Di sicuro salta fuori un qualcosa, nel corso del mese, soprattutto nella parte centrale. Questa deve essere colta al volo se volete fare dei cambiamenti, quindi se avete un'idea o un'opportunità, il momento favorevole è proprio questo periodo, questo momento. Procediamo con l'ambito. Scusate, stavo prendendo le stesse carte, invece dobbiamo andare a prendere le carte che ho scelto per l'amore, il Tarot Grand Lux, molto bello. E adesso andiamo a scoprire amore, ovviamente parliamo di amore in senso lato, ok? Principalmente coppia single, però alcune cose secondo me possono fare riferimento anche a parenti, familiari o amicizie, magari perché qualcuno potrebbe non essere interessato in questo momento all'amore e allora si possono valutare anche altri tipi di relazioni. Partiamo con la temperanza, poi c'è il 10 di bastoni e ecco, l'energia del blocco arriva qui, secondo me, nella parte centrale, nel senso che si vede un mese che si apre con una fase di cura, di rigenerazione, di, prendersi cura, assolutamente sì, sia di se stessi, sia, anche per come si è, con l'altra persona. E quindi vuol dire che per le coppie o le relazioni più importanti c'è bisogno di lavorare, un doppio lavoro in questo caso, doppio lavoro sia su se stessi sia sull'altra persona, sia per far sì che la propria relazione possa funzionare in certi aspetti che potrebbero essere un po' compromessi. Quindi occhio, questa è oppressione, pesantezza, stanchezza emotiva, diciamo interiore, stanchezza anche fisica, insomma dipende. Riguardo alle relazioni forse c'è una parte che vi fa sentire oppressi. Potrebbe essere l'atteggiamento della persona amata, potrebbe anche essere un'ossessione, un qualcosa che non si riesce a risolvere, un peso che vi portate, dietro che può rallentare alcune cose. Quindi in qualche modo vedete qui c'è l'opportunità
con questa spada di andare a tagliuzzare un po' tutto questo peso che vi portate dietro e che quindi in qualche modo si può trovare quell'equilibrio, quell'intesa, quella unione perfetta. Quindi come vedete c'è già la possibilità, quindi forse avete quell'intenzione, quell'idea di fare qualcosa, di togliervi un peso nei vostri pensieri, nel vostro cuore o anche un qualcosa che vi opprime. Per i single, chi non ha nessuno, insomma, chi vive anche delle situazioni particolarmente complesse, abbiamo l'appeso. Ecco, come vedete qui, anche qui si riflette molto questa energia, soprattutto per voi nella prima parte del mese. Cosa vuol dire l'appeso nelle situazioni sentimentali? È una fase di sospensione, di pausa, o di pausa, nel senso che se, stavate con qualcuno, o c'era una frequentazione, una conoscenza, c'è questa pausa. A volte può essere un blocco, a volte, può essere, quel tipo di blocco perché magari c'è stato un litigio, un allontanamento, allora tramite social vari tipi di blocco, altrimenti veramente una pausa di riflessione per capire effettivamente come procedere in alcune situazioni. In quelle un po' più difficili può indicare una fase in cui forse non ci sono novità, non ci sono cose interessanti e stimolanti e allora ci si sente un po' sospesi. Però abbiamo il cavaliere, molto interessante, il cavaliere di bastoni indica l'arrivo di qualcosa di nuovo, di diverso dal solito, quindi viene superata questa fase di blocco e c'è il 10 di coppe che porta in qualche modo felicità, positività, qualcosa di bello. Quindi occhio e attenzione a questo cavaliere che per voi può portare o una nuova conoscenza o finalmente diciamo qualcosa che si sblocca in questo ambito a darvi maggior energia, maggior voglia anche di aprirvi, di socializzare. Quindi di sicuro, essendo una carta di corte, indica l'arrivo. Essendo di bastoni, ancora meglio perché può essere una nuova passione, un nuovo coinvolgimento. E adesso procediamo con l'ambito, quello più pratico del lavoro e delle finanze. Andiamo a vedere con questo bellissimo mazzo che io adoro, l'Ethereal Vision edizione Luna, e abbiamo il 10 di bastoni. Diciamo, l'abbiamo incontrato anche prima, ovviamente in un altro ambito. In questo contesto l'oppressione si trasforma in stress, in stanchezza, perché facciamo troppe cose. Allora, quindi o valutiamo di delegare o di mettere da parte qualcosina, quindi di concentrarci solo sulle priorità, oppure addirittura ci sta dicendo che stiamo andando bene, stiamo procedendo bene, però purtroppo abbiamo accumulato un po' di tensione e di stanchezza e però ci siamo quasi, stiamo raggiungendo una meta, un obiettivo e dobbiamo fare l'ultimo sforzo. Quindi in realtà può essere positivo, quindi dipende. Se sapete che siete vicino alla meta, allora può aiutarvi a capire che dovete fare questo ultimo sforzo, quindi impegnarvi ulteriormente. Altrimenti, se magari la meta è ancora lunga e c'è solo stress eccessivo, dispendio di energie, allora lì si deve valutare effettivamente di scaricare un po' di tensione. C'è il cavaliere di coppe e l'eremita, quindi sia opportunità di sistemare qualcosa a livello economico, finanziario o anche di spese, quindi abbiamo una fase di miglioramento, però anche di chiusura di alcune situazioni un po' complesse o comunque di riuscire ad avvicinarsi a questa chiusura. Situazioni complesse magari sapete voi, nel senso che se ci sono dei debiti o se ci sono delle spese importanti da sostenere, allora c'è sia la possibilità di migliorare e quindi di avvicinarsi verso la conclusione di queste situazioni, oppure migliorare perché magari ci sono delle nuove possibilità, delle nuove cose che vi possono aiutare e quindi sapere che vi state avvicinando sempre di più a questa fase di miglioramento.
Ovviamente l'eremita ci fa capire che, c'è anche una fase importante dove le situazioni del passato, devono essere capite e comprese meglio in quanto esperienza utile al vostro presente e quindi di non rimanere fermi e bloccati. Infatti, come abbiamo visto, nelle energie principali c'è un blocco, quindi o una situazione del passato merita la vostra attenzione e quindi c'è la possibilità di chiuderla definitivamente, oppure in qualche modo si deve imparare da quello che è successo per far sì che voi possiate procedere nella nuova fase, in un modo molto più sereno, molto più tranquillo e consapevole. Per chi magari sta chiudendo una fase della propria vita o addirittura vuole cambiare lavoro, però io direi soprattutto per chi lo sta cercando, molto interessanti queste carte perché può saltare fuori magari delle nuove proposte, delle, nuove situazioni che però, ovviamente hanno bisogno di un attimino di tempo. In che senso? Magari c'è chi sta facendo un lavoretto, un qualcosa o ha un certo tipo di impegni e allora deve chiudere con queste situazioni, salta fuori comunque una proposta, un qualcosa di positivo e quindi chiusura, nuovo inizio, nuove possibilità o anche nuove proposte anche come fase di, imparare qualcosa di nuovo, di studiare, di fare un upgrade nelle vostre competenze attraverso un corso, degli stage o stage, come preferite. Quindi c'è questo passaggio molto, molto importante. Quindi la morte arriva non a essere, negativa, totalmente negativa, perché può essere la fine di un lavoro sapendo che voi comunque avete delle nuove possibilità. Altrimenti se non lo sapete vuol dire che, arriverà qualcosa subito di positivo per voi. L'importante è attuare questa trasformazione e questo cambiamento, che probabilmente è già in corso, perché, è questo 2 di coppe che mi fa capire che comunque ci sono, delle proposte, possibilità di contratto, possibilità di crescita e di evoluzione e quindi un qualcosa che però va a maturare e concretizzarsi in questo nuovo passaggio della vostra vita. E adesso procediamo con la parte conclusiva dedicata ai segni zodiacali da attenzionare particolarmente. Vediamo quali sono. Troviamo Urano che si riferisce all'Acquario. Qui abbiamo energie di cambiamento, di ribellione a volte, quindi avere a che fare con delle persone, abbastanza, eccentriche, particolari, che, possono mettervi un po' di confusione e di instabilità, soprattutto per cercare di comprenderle o di capire effettivamente, come in che modo, insomma, avere a che fare. Abbiamo Venere che si riferisce alla Bilancia e al Toro e poi la Luna che ci parla del Cancro. Tanti segni effettivamente, quelli che non sono usciti non è che non avrete a che fare, che più o meno lì sapete che le cose rimangono, come sono. Invece è qui che ci sono i cambiamenti. Positivi, negativi, diciamo dipende, perché abbiamo visto che ci sono energie un po' particolari da gestire, abbiamo anche la Luna che indica la possibilità di adattarsi, di capire se è il caso di adattarsi oppure di mettere da parte e di ascoltare il vostro intuito, il vostro istinto. Tante cose possono avere a che fare anche con le relazioni più importanti, quindi amicizia, famiglia, amore, quindi vecchie e nuove conoscenze, un qualcosa che in pratica può essere sia un miglioramento sia un bel cambiamento e può avere a che fare anche con dei vostri desideri, possibili collaborazioni in qualcosa che ha a che fare con i beni materiali, però sempre in riferimento a una persona, quindi come proposte, come aiuto e sostegno. Si conclude qui la lettura, vi ringrazio per avermi seguita, ma non andate via perché se volete in basso trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo della settimana e il lunare quindicinale. Alla prossima, vi auguro un buon mese di marzo. Ciao!